In questi studi sopra lo sviluppo dei DOMS è emerso un fatto che sembrava da principio strano, cioè che se si esamina l'attività di acidi grassi messi nella cultura a stimolare la formazione di questi DOMS, risulta che c'è un'attività molto pronunziata di due acidi grassi, che sono acidi grassi normali questi. Sono l'acido palmitico e l'acido miristico. E questo, quando lo abbiamo scoperto, sembrava una cosa strana, appunto perché questi due acidi fossero così coinvolti. Ma poi dopo, studiando quello che avviene per questo fenomeno della proteina di questo gene che viene trasferita dal Golgi alla superficie cellulare, abbiamo cominciato a pensare che questo probabilmente è la ragione per cui questi acidi grassi possono influenzare lo sviluppo dei DOMS, perché quando avviene questo passaggio della proteina, la proteina si associa generalmente a uno di questi acidi grassi. Per cui questi acidi grassi stimolano la formazione di DOM perché facilitano il trasferimento della proteina dal Golgi alla superficie. E infatti abbiamo poi identificato ci sono queste sostanze, queste proteine, questi enzimi che trasportano gli acidi grassi, e abbiamo trovato qual è quello che è coinvolto in questo trasferimento. L'abbiamo isolato e infatti adopera uno di questi acidi grassi per modificare la proteina. E questo è importante perché la superficie cellulare non è una cosa uniforme, è come un mosaico, e ci sono delle zone dove le differenze sono sempre degli acidi grassi, perché la superficie è fondamentalmente fatta di acidi grassi. Però questi acidi grassi supplementari modificano la superficie in maniera tale che certe proteine si accumulano lì e non nell'altro posto. Ed è questo che succede anche qui, che c'è una zona dove si accumula tutta la proteina del gene specifico per queste cose, e appunto questo perciò è uno stadio nella formazione. Poi cosa succede dopo ancora non lo sappiamo, perché non siamo poi andati ancora più avanti. Sì.